Il video che state per vedere è una manna dal cielo per tutti i ricercatori della prima guerra e degli amanti della storia. Nella prima parte del video visiterò molto brevemente il cosiddetto museo, il memoriale e poi finalmente trincee e reperti. Buona visione. Guardate che pepino, che citriolini belli grossi. Si vedono i segni della chiave da idraulico che hanno utilizzato per aprirli. Questo museo è fintissimo, cioè è tutto finto. Ti fanno pagare 7 euro per vedere dei video e dei cartelloni. Anche questo Minenwerfer è di plastica. Questi 75 mm francesi fintissimi. Questa torretta di avvistamento super falso. Tutto finto, ma che cacchio. Se il museo è una fregatura, il campo di battaglia e il memorial invece sono molto belli e vale veramente la pena venire a visitarli. Questo credo che servisse come paranco per tirare su roba dai pendini. Bella spoletta che ha fatto il suo tempo. Questo sembra essere un 65 mm, bello scoppiato. Questo qui è un Minenwerfer, si capisce dalla corona di forzamento che non ce l'ha in rame ma ce l'ha in zinco. Mauser, guarda, una bella pala per scavare le trincee tedesche della prima guerra, ovviamente. Guardate che bell'esemplare di Minenwerfer, detto anche pigeon, piccione, per il tipico rumore che faceva quando volava. È veramente in ottimo stato. Qua invece si può osservare la tipica bomba a mano francese, detta citron, limone, per la sua tipica forma. E guardate, si vede già che è vuota ed è quello che pensavo, una bella F1 svuotata, primo modello con ancora il tappo in ferro. Bello bello. Guardate che bellezza è uscita fuori. Era nascosta dalle piante. Questo è uno dei modelli più antichi delle Steel Handgranaten. Sono vari modelli, ce ne sono tipo 4-5. Questo è uno dei più antichi, si riconosce dalla dimensione che è molto grande, da questo aggancio per la cintura che è molto generoso e dalle 4 grappe che chiudono il tappo. Pensate voi che dopo 100 anni c'è ancora il moncherino di legno del manico. Spettacolare. È saltato fuori quello che sembra essere una curiosa gavetta, non ne ho viste tante di queste qui, sembra quasi un pentolino, interessante. Vediamo se troviamo informazioni a riguardo. No vabbè, guardate cosa, questo sasso protetto per tantissimo tempo, una citron che è abbastanza comune, però guardate si è conservato il tappo barra spoletta, dove si vede addirittura ancora la molla con il suo chiodo. Serviva per mantenere distante il chiodo che fungeva da percursore dalla capsula innestante. Sopra era protetto da un cappuccio, il soldato sbatteva in maniera forte questo chiodo contro una superficie dura come poteva essere un sasso o lo stesso calcio del fucile. L'impatto del chiodo contro la capsula avviava il processo di esplosione attraverso appunto una miccia a combustione lenta di circa 6-8 secondi. Guardate che bella spoletta, credo per Minenwerfer di grosso calibro, completamente in ottone. Ciao.
Questa è una grappa per tenere insieme baracche o comunque legni. Guardate che matassa di filo spinato. Guardate anche che cavolo di spine, una quantità infinita. Anche questo è un bel confettino. Guardate le proporzioni in confronto al piede e guardate lo spessore della granata rispetto alla camera di scoppio. Che bestia! E qui c'è addirittura una matassa intera di filo di ferro. E poi niente, salta fuori pure lui. I più esperti avranno già capito di cosa si tratta. Purtroppo sta piovendo, ma la gioia è tanta per aver trovato uno scudo da trincea. Qua c'è la sua feritoia, questa è la leva per aprire o chiudere il copriferitoia. Porca troia! E questo è il retro. Eccola qui, il copriferitoia. Se non erro, manca solo la zampa. Mi stavo riparando dalla pioggia sotto un albero. Dopo 10 minuti giro lo sguardo e mi accorgo che insieme a me si sta riposando un altro oggetto lasciato qui da qualcuno. Anche lui riposa, bello grosso pure lui, se non sbaglio è tedesco. Che bestia, guardate che bestia. Vabbè, torna a dormire. Guardate questo tipo di scudo, che bello che è una versione più grande, secondo me francese, poi andrò a controllare. Purtroppo è tutto rotto, gli manca sicuramente un pezzo almeno fino qua. Guardate che bella fattura la maniglia per lo sportellino con il suo gancetto, bello bello. Guardate questa galleria allagata ma pieno di legno. Una scritta qua in tedesco e qua c'è un pozzo d'avvistamento. Guardate cosa c'è qua, guardate cosa c'è qua. Uno scudo, peccato che è solo un pezzo, ma con il suo sportellino e gli manca la pata, come si dice in spagnolo. Allora, questa è carina, escono sempre i pezzi di ste scatole ma mai intere. Dovrebbe essere la scatola portamunizioni per i fucili tedeschi. La cosa curiosa è che ha il gancio identico a quello delle Steel, quindi è fatto per essere portato alla cintura. Dentro c'è ancora del rimasuglio di legno, gli manca il tappo, però bellino, dai. È uscita fuori questa bottiglia di vino sciabolata con la baionetta. Guardate questo rifugio che ho trovato con ancora il suo tetto in lamiera, non è nemmeno tanto crollato, pieno di sgombro, ma è lì. Sono entrato dentro perché mi piace infilarmi nei posti un po' strani e guardate che bello, hanno scavato fino al letto di roccia e in alto si vedono le travi in ferro che sorreggono la struttura, quindi in realtà è sorretta da delle solide travi in ferro. È crollato un po' di terra che c'è tra le travi e questa roba qui in lamiera, ma in realtà la profondità è più o meno questa qui. Vediamo se riusciamo a trovare qualche cosa. È uscita solamente questa pala, un chiodo, un po' di filo spinato, una mezza gavetta. Per il resto di sopra ci sono delle uova con dei ragni enormi, quindi lascerei stare, e poi è strapieno di zanzare. Usciamo di qua, va. Guardate che mega sega è saltata fuori, non so se è della guerra ma potrebbe esserlo. Blo blo blo.
Guardate, qua c'è una F1 francese ovviamente, con impresso il punto marchio diffusione con uno dei 3 tipi di accenditore. Questo era quello con la cartuccia in cartone. Qua ha ricostruito una postazione di avvistamento che dà su uno stropiombino. Queste sono le lamiere che proteggevano i rifugi, i tetti perlomeno. Sono abbastanza spesse, ma sicuramente non riuscivano a contrastare le granate o persino le loro schegge. Signori, il sole sta calando, io sono stanco morto. Se venite da queste parti, come si chiama sto posto? Ha un nome impronunciabile, ve lo scrivo qua sotto. Se venite da queste parti, anzi venite da queste parti perché è veramente bello. La visita al memorial è tanta roba, la visita alle trincee ancora di più, c'è un sistema difensivo immenso e ben conservato. Non andate al museo perché è una fregatura. Signori, al prossimo video, baci e abbracci, ciao ciao!